Bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare insieme una borsa un po' particolare. Invece di farla a grandi, che comunque la farò prima o poi come ho promesso, andrò a fare una borsa un po' a modo mio, ok? Già qui avete, diciamo, una piccola anticipazione del video progetto. Allora, per questo progetto ci serve una borsa in juta già confezionata, quindi questa ha già i manici, poi subito la andremo a vedere nei dettagli. L'uncinetto numero 5, l'uncinetto numero 3, degli aghi per cucire, del filo per cucire, io l'ho preso in tinta con la borsa, quindi beige, il tape pistacchio perché volevo un colore verde leggermente lucido e vedete che lui, essendo un 100% viscosa, è lucido. Altrimenti, se lo volete fare in cotone, potete usare la variante del fiocco prato, o se non sbaglio o mela, non mi ricordo quale è più chiara. Io, per quanto riguarda i fiori, andrò a utilizzare le varianti di colore, questi che vedete nel video, che sono sfumate, non è il fiocco con il colore pieno, e ci servono anche un paio di forbici. Come vedete, io ho scelto questa variante di colori perché in base al fiore che si va a fare, vedete, il fiore cambia, quindi pur facendo gli stessi modelli dei fiori, tutti saranno completamente diversi. Guardate che meraviglia questo con la base fiocco shade, e poi lavorato i petali, li ho lavorati con la variante color. Bellissimo, non lo so a voi, ma a me piace un sacco. Questo addirittura è sempre lui, però sono completamente diversi, quindi io ho scelto queste varianti di colori. Voi potete scegliere quelli che preferite, addirittura ne potete scegliere uno solo. Quindi questo è l'occorrente per iniziare il progetto, e adesso vi parlo un attimo della borsa. La mia borsa ha 42 cm di larghezza, 34 di altezza, e i margini con il fondo hanno 19 cm di larghezza. Allora, vi volevo dire che la borsa internamente finisce fin qui come cucitura, poi c'è questo margine tutto attorno, sia sul laterale più lungo sia su questa parte qui, che praticamente ti permette di metterci sopra qualsiasi tipo di lavoro all'uncinetto, perché tu vai a cucirlo qui e non c'è il rischio di intaccare l'interno, ok? Quindi si può mettere qualsiasi cosa. Io non andrò a utilizzare le mattonelle per scelta mia, che comunque prima o poi farò un progetto, ma per questa borsa ho deciso di fare un campo fiorito che adesso vi faccio vedere. Vedete quanto è bello? Tutto fiorito. Quindi su questa parte sarà praticamente pieno di fiori, esplosivo. Poi grazie al fiocco tutto sommato praticamente saranno tutti diversi i fiori. E invece sopra la borsa, proprio sopra cucita, c'è il punto rete fatto con il tape. Praticamente non ho avuto difficoltà a fare le cuciture, perché io sono andata a farle proprio sul margine, vedete, che poi dopo le andremo a fare insieme su questo lato, dove andrò a utilizzare solo esclusivamente il tape senza i fiori. Non ho avuto difficoltà neanche a fare le cuciture sui fiori, perché come vedete il filo non si vede proprio, e comunque qua ci sono già i fiori, vedete. Perché? Perché c'è questo film protettivo che non ha niente a che fare con la rete, anzi vi faccio vedere da questa parte, con il tessuto di juta, praticamente non ha niente a che fare, quindi tu quando vai a inserirti con l'ago, se fai leggermente attenzione, ti rimani sopra questo film protettivo, quindi non si rovina internamente la borsa. Per quanto riguarda i manici, sono molto morbidi, quindi non hanno necessità di essere rivestiti, infatti io non li andrò a rivestire, però se volete farlo lo potete fare. Quindi se la si porta al mare, magari diventa pesante, non c'è il rischio di rovinare la pelle perché sono morbide, credo che siano al 100% cotone, comunque basta chiedere. Poi c'è questo gancio che si può utilizzare per la chiusura, io in realtà la andrò a utilizzare per attaccare le chiavi, così le trovo subito, quindi molto pratica. Praticamente per quanto riguarda la cucitura dei fiori le andremo poi a fare insieme, intanto facciamo l'avvio del punto rete con il tape. Ho preso il tape, ho preso l'uncinetto numero 5, ho caricato 57 catenelle, quindi ne aggiungo un'altra per iniziare il lavoro. Rientro nella 57, faccio un punto basso e 2 catenelle. Me ne serve però un'altra da sostituire quella di base che andremo a saltare, quindi 3 catenelle. Carico l'uncinetto, faccio 1, 2 nel secondo punto, quindi vado a fare una maglia alta. Faccio una catenella, carico l'uncinetto, ne salto uno di base, nel terzo vado a fare una maglia alta. Vedete? Creo questi quadratini
che di solito vengono chiamati punti rette. Praticamente per creare questo motivo in base alla vostra borsa, a me mi sono bastate 57 catenelle, ho sviluppato i miei 42 centimetri. Se la vostra borsa è più grande o più piccola, voi dovete comunque mettere un numero dispari di punti per riuscire a fare questo punto. Dopo io adesso vado avanti e vi faccio vedere il perché, insomma, che si chiude col numero dispari. Mi ritrovo quasi alla fine della riga, quindi già fatta la mia catenella, salto un punto di base, vado nel secondo, faccio quindi la mia maglia alta, una catenella e finisco la riga sull'ultima catenella, che sarebbe praticamente la prima catenella fatta. Quindi per questo che vi serve il numero dispari. Giro il lavoro, mi alzo sempre con un punto basso e 2 catenelle come maglia alta, un'altra che mi serve praticamente da separazione. Quindi carico l'uncinetto e vado qui nella maglia alta successiva, che è quella praticamente sotto il lavoro, e vado a fare la maglia alta. Quindi le maglie alte saranno sopra le maglie alte. Faccio la catenella, vado sopra la maglia alta e faccio un'altra maglia alta. Non so da voi, però qui è arrivato il caldo, mi si appiccica subito l'uncinetto, vi chiedo scusa. Allora, andiamo a fare 17 righe. Io quindi con 17 righe sviluppo 34 centimetri, che poi il lavoro è sempre super morbido perché è un 100% viscosa, però non ci sono problemi, tanto la andiamo a cucire, quindi se è più largo rispetto alla vostra borsa non ci sono assolutamente problemi. Quindi adesso andiamo a lavorare di andata e di ritorno, quindi questo lavoro per 17 righe, e poi ci ritroviamo perché bisogna che andiamo a fare un giro di punto basso per dargli compattezza al pannello, e lo andremo a fare insieme. Faccio l'ultima catenella, carico l'uncinetto, 1 2 3, finisco la riga con la mia maglia alta. Ok, a questo punto io per irrigidire gli esterni cosa vado a fare? Vado a fare dei punti bassi, quindi giro il mio lavoro, entro qui nella prima maglia alta e faccio un punto basso, entro qui nell'altro, quindi praticamente dove c'è la catenella faccio un punto basso, e per ogni punto sottostante faccio un punto basso, in questo modo. Ok, quindi io adesso finisco qui fino a questo angolo, poi vi faccio vedere come ho ripreso i margini. Mi ritrovo quasi all'angolo, quindi lavoro per un punto basso per la catenella, entro qui nella terza maglia, 1 2 3, quindi qui proprio a fare il punto basso per la maglia alta. Però non dobbiamo essere precisi a fare un angolo a 90 perché comunque lo aggiustiamo con le cuciture. A questo punto basta che facciamo 2 punti bassi per ogni riga di lavoro, in questo modo. Adesso ne faccio un paio, poi vi faccio vedere com'è la ripresa dei punti, che è molto più dritta, vedete? Rispetto al lavoro che è un po' più ondulato, se facciamo i punti bassi è molto tutto più dritto. Quindi continuate in questo modo, riprendete anche la base, quindi tornate su da questo lato e qui da dove abbiamo iniziato i punti bassi tagliate il filo e lo nascondete nella cucitura. Io ho ripreso in mano la borsa, come vedete ho appoggiato il mio pannello aiutandomi con delle pinze che si usano per fermare la carta, ma potete usare anche degli spilli o comunque basta che fate leggermente attenzione. Mi sono già preparata un ago sottile, non so se riesco a mettere a fuoco, piccolino, ok, che così è più facile fare le cuciture, e l'ho preparato con il filo per cucito nella variante beige, vedete che è molto simile, anzi direi quasi uguale. Ha un filo unico, andrò a fare la cucitura perché è molto resistente, ok? Però se avete dei dubbi che col tempo si possa rompere, non c'è modo di romperlo, però magari vi agganciate in qualcosa e magari avete paura che si disfi, basta che rifate il giro 2 volte con le cuciture. Adesso io sposto più vicino la camera, vi faccio vedere come farle. Allora, io me ne sono lasciata un filo un po' più lungo, quindi per non stare a fare tanti nodini, entro proprio qui nell'angolo, tiro il filo dove ho fatto il nodino, che adesso purtroppo la messa a fuoco è pessima perché va sulla borsa, comunque entro nel filo per fare proprio il primo nodino, in questo modo, sembra quasi parte della borsa. Entro sempre lì e vado proprio sull'angolo, che ho una catenella e questo è il mio angolo, e prendo il lavoro fatto con il tape.
è normale che dovete fare attenzione perché essendo un filo molto sottile si annoda facilmente. Con queste cuciture è veramente facile che si annodi, però con calma voi dovete andare a fare questa cucitura. Adesso nell'angolo la fate 2 volte, dopodiché vi faccio vedere che basta farla solo una volta. Ok, adesso cambiamo il verso, entriamo dal lavoro col tape e usciamo verso la borsa, e il filo, per non stringere il lavoro, ce lo passiamo dietro l'ago, vedete, non davanti ma lo passiamo dietro in questo modo. Mi scuso con voi, ma essendo talmente sottile la camera riesce praticamente a fare poco con la messa a fuoco, però comunque ce lo portiamo avanti. Andiamo nel prossimo punto, entriamo. A questo punto dobbiamo lavorare solo su un lato della borsa, mi raccomando, se no dopo facciamo la cucitura. Portiamo l'ago avanti, portiamo il filo dietro l'ago in questo modo. Io credo che si veda, io spero che si veda, ok? E facciamo la seconda cucitura. Queste pinze le togliamo, che così non ci ferma il filo. Poi ci spostiamo, andiamo proprio qui, più o meno sto facendo a un mezzo centimetro di distanza le cuciture, poi dopo se fate 2 passaggi è indistruttibile praticamente. Adesso io sposto il filo dietro, vedete è molto sottile, però in teoria si dovrebbe vedere, almeno io lo vedo guardando il telefono, e tiro. Sto andando molto lenta perché voglio farvi vedere veramente tutti i passaggi, ma poi le cuciture fatele normalmente. Entro qui, prendo il filo, lo sposto dietro l'ago, vedete, lo tiro in avanti da questa parte e vado a fare la cucitura, così per tutto il perimetro. Qui le cuciture sono facili perché, come vedete, come vi ho spiegato, c'è questo centimetro lungo tutta la borsa dove potete farlo. Per quanto riguarda il bordo superiore lo fate direttamente sulla borsa, però è invisibile, cioè io faccio fatica a vederlo a occhio nudo, figuriamoci con la camera. Ok, fate questo passaggio 2 volte e poi ci ritroviamo per il prossimo. Come vedete io ho finito di fare la cucitura sul pannello, l'ho fatto con un solo filo per una volta sola perché è veramente resistente. Qui in mezzo si toglie, cioè nel senso si muove, perché comunque non ho fatto dei punti, non ce n'è bisogno perché c'è tutta la cucitura attorno a mantenerlo fermo. Adesso giriamo la borsa, perché io questa parte la lascerò semplice, ok, non ci metterò dei fiori. Invece per quanto riguarda questa parte, come vi ho detto, io mi sono portata avanti. Adesso ci sono questi fiori qui che voi vedete nella grafica, che andremo a cucire insieme per farvi proprio capire come ho usato io il filo, insomma, e come sono andata a fare la cucitura. Ora, ci sono 2 metodi per fare le cuciture. La prima è quella dove il fiore si presenta così, insomma non è a rilievo, non è 3D che si vede come quest'altro. Quindi io sono andata a fare una cucitura interna, tra virgolette, proprio in mezzo al fiore, dopodiché sono andata in ogni petalo e l'ho fissato. Questo è uno. L'altro metodo è quello dove praticamente faccio la cucitura interna per fissarlo, perché ho paura che insomma che cada, dopodiché vado ogni tanto a fare un punto giusto per fermarlo, ma senza fermare tutti i petali, ok? Allora, la mia idea era quello di creare un campo fiorito molto colorato, molto dinamico. Grazie al filato che ho utilizzato praticamente ogni fiore è diverso, ok? Perché è sfumato. Se voi prendete dei colori praticamente non sfumati ma con lo stesso colore, ogni fiore sarà uguale, identico. Per di più ho usato più di 4 modelli di fiori, quindi vedete sono tutti diversi. Questo, poi c'è questo, poi c'è questo, sono tutti diversi. Non andrò a mettere i video progetti di questi fiori qui all'interno di questo video perché ho paura che vada a durare anche 2-3 ore e direi che non è una buona idea. Quindi cosa andrò a fare? Andrò a fare dei mini tutorial per farli vedere tutti. Intanto andiamo insieme a mettere gli ultimi fiori. Io non ho usato una logica, li ho cuciti un po' come mi
mi veniva, no? E senza stare a impazzire mi sono buttata, mi sono tanto divertita. Quindi vediamo questi ultimi dove li andremo a mettere. Poi voi potete fare tutti i modelli come me o farne solo uno, oppure decidere di usare un colore unico, magari solo 2 o 3 fiorellini, insomma come più desiderate, non c'è una regola precisa, anzi facciamo così. Vedete, ci sono anche questi piccolini, praticamente tanti fiori. Adesso andiamo a cucirne uno insieme con entrambi i metodi. Questo è il mio ago che c'è il filo per cucire beige, e questo è il mio fiorellino. Allora io direi che lo andiamo a mettere qui, lo stesso filato, fiore diverso, perché le sfumature sono diverse. A questo punto io vado qui, anzi tagliamo un pezzettino ok, che così non c'è il rischio che esca. Vado qui dove capita, praticamente entro e rientro proprio nel filo per fermare il tutto, così non c'è il rischio praticamente che mi si scuccia il filo. Decido dove metterla, quindi facciamo finta che la mettiamo proprio qui nell'angolo. A questo punto io entro, solo per questa volta entro e esco dall'altra parte, in questo modo, vicino, quindi lascio solo un paio di millimetri, che non voglio che questo filo si veda internamente. Rientro con l'ago e vado qui vicino dove ho fatto il nodo, in questo modo qui. Cammino con il filo lungo tutto il perimetro del lavoro a punto basso col giallo e spunto praticamente dall'altra parte. Faccio la stessa cosa, quindi entro con l'ago in questo modo, spunto da questa parte, cerco di fare i passaggi più lenti possibili, lascio un paio di millimetri giusto per avere la certezza di aver fissato bene il tutto e spunto da quest'altra parte. Vedete questo lago? Vado qui vicino dove sono entrata prima e esco. Bene, se volete avere quindi l'effetto tra virgolette 3D del fiore, il fiore è già cucito e siamo a posto. Adesso vi faccio vedere come ho fatto io a fissarli un po' più distesi, ok? Senza andare a usare il ferro da stiro per stirarli. Praticamente sono andata in ogni petalo in questo modo qui, nascondendo il filo nel lavoro, in questo modo qui, non tirando troppo, mi raccomando, perché dopo è brutto, e prendo un po' del tessuto della borsa, però questa volta non esco dalla parte dove c'è la protezione. Come vedete l'ago rimane qui, cioè si vede, praticamente io lavoro solo sopra dove c'è il tessuto. Ecco, rientro nel petalo e cammino per arrivare al prossimo petalo. Anche qui faccio lo stesso lavoro. Se poi non lo volete fissare alla borsa, ok, cerco di farvelo vedere al meglio, basta che lo fissate alla rete fatta col filato tape o con quello che l'avete fatta voi senza problemi. Io, come ho detto prima, ho fissato i fiori senza una logica precisa, perché volevo creare un campo fiorito. Mi ricorda tanto quando ero bambina, perché da me, dove sono nata io in Romania, i campi sono ancora allo stato brado, quindi di conseguenza la natura si diverte con i suoi colori, quindi non c'è, diciamo, l'uomo che ci ha messo la zampetta, tra virgolette, sto cercando di fare una battuta, e quindi i fiori sono tutti naturali e spontanei soprattutto, quindi ci sono questi campi fioriti che sono una meraviglia, ti rimani praticamente incantato, e di conseguenza volevo fare questa borsa pensando a questi campi fioriti. È normale che voi potete usare i colori che desiderate,
e è normale che se utilizzate solo 2-3 colori magari siete più eleganti, tra virgolette, però devo dire che io più la lavoro questa borsa, più mi piace e più rimango sorpresa. Ed ecco, il fiore è fissato in questo modo, vedete? È normale che più dopodiché la borsa viene usata, il lavoro si rilassa e prende le forme più dovute. Questo è un fiore. Adesso io vado qui, faccio 1, 2, 3 giri lungo l'ago, esco e questo è il mio nodino. Per non andare a tagliare il filo, cosa faccio? Mi sposto lungo il tessuto della borsa in questo modo, qui cammino quindi con tranquillità senza andare a uscire nello strato protettivo interno, quindi questo filo io da questa parte non me lo ritrovo perché lavoro, vedete, tra i due strati, e cammino ancora un po' e qui decido di mettere un fiorellino. Vediamo quale mettiamo. Mettiamo questo giallo. Questo è talmente piccolino che sinceramente io con questi piccolini ho fatto giusto un punto per fissarli, quindi in questo modo. Questa volta entro proprio dentro la borsa, quindi il primo passaggio bisogna sempre farlo dall'interno per sicurezza. Spunto dall'altra parte in questo modo e il mio lavoro è fisso. Vi dovete divertire, ecco, questa volta vi chiedo di divertirvi. E il fiore è fissato, ok? Si muove perché è piccolino, veramente piccolino, direi che ha più o meno sui 3 centimetri. Allora, io finisco praticamente di mettere questi fiori, sono rimasti, metto questo qua, sono rimasti 5 fiorellini, più o meno, e la mia borsa è finita. È normale che voi potete usare tutto quello che vi interessa, potete usare addirittura le mattonelle. Io intanto vi ho fatto vedere come si fa a fare le cuciture. Eccoci arrivati anche all'ultima parte, con le ultime indicazioni che in realtà non ci sono. Ho cambiato la mia postazione perché ho messo dentro praticamente un piccolo cuscino, in realtà è un cuscino gigantesco e soprattutto la borsa che è molto molto capiente. Ho lasciato quindi i manici, i laterali e il fondo che siano naturali, quindi con l'aiuta, e ho coperto solo il pannello davanti e quello dietro solo con il tape, che guardatela quanto è carina anche solo così, cioè con un punto rete, con un colore qualsiasi. Allora, cosa dirvi? Sapete che io amo le cose particolari, questa è una borsa sicuramente particolare e si capisce anche il perché. Soprattutto io ci tenevo a farvi vedere come fare le cuciture, quindi come riuscire a utilizzarla, perché comunque se non si ha il prodotto sotto mano si fa praticamente fatica a capire quindi come utilizzarlo. Poi la potete ricoprire come più vi piace. Sono curiosa quindi veramente di leggere i vostri commenti e sapere cosa ne pensate del mio modello, del mio progetto, e quindi non vedo l'ora di caricare il video e di vedere le vostre reazioni. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo e sentiamo soprattutto al prossimo video progetto.